Ciao ragazzi, eccoci qua nella nostra lezione pratica numero 55. In questa lezione pratica abbiamo un argomento molto importante. L'argomento di oggi sono le scale. Cosa sono le scale e a cosa servono le scale? Partiamo subito da questo argomento prima di cominciare con la nostra solita lezione con la tecnica, il metodo e il metodo Lanaro, e per spiegare un attimo, introdurre tutti quanti in cosa sono e a cosa servono appunto le scale musicali. Le scale musicali sono una successione di note, quindi ad esempio se prendiamo la scala di Do avremo una successione che parte dal Do e arriva fino al Do, quello medio o quello alto. È una successione di note che può essere vista in varie maniere, quindi le scale più importanti, più famose che abbiamo noi e che dovremo imparare sono la scala maggiore e la scala minore, rispettivamente. Scala maggiore per dire una scala allegra, felice, e una scala minore, quindi una scala più triste, e come abbiamo visto anche negli esercizi del metodo, come a sinistra abbiamo i bassi, abbiamo il basso maggiore e il basso minore, e qui il discorso è esattamente lo stesso, quindi avremo una scala più per le canzoni allegre e una scala per le canzoni più tristi. Queste saranno le scale che andremo a imparare prossimamente. Ovviamente dovremo imparare tutte le scale perché l'una dall'altra sono diverse. Non è che una volta che abbiamo imparato a fare una scala a destra possiamo fare le scale in tutte le tonalità, quindi in Re, in Sol, in La, qualsivoglia, usando lo stesso identico movimento. Dovremo imparare ogni scala una per una e andare a visitarne una alla volta per capirle tutte quante e per quindi studiarle e cominciare ad utilizzarle anche nei brani. Per lo studio delle scale ci serviremo sempre del nostro libro della tecnica moderna, quindi prendete pure il libro della tecnica moderna che, come vi anticipavo, è un libro utilissimo, contiene, a parte gli esercizi di tecnica, un sacco di cose come le scale e gli arpeggi in tutte le maniere possibili. Prendete il libro della tecnica, andate a pagina 20 e vedrete l'esercizio, il primo che c'è da fare, quindi la scala di Do, e potrete seguire lo spartito per capire un po' cosa sto facendo e cosa sto dicendo. Ora, per cominciare a capire cosa sono le scale, andiamo a capire perché andiamo a fare le scale. Quindi andiamo a sentire direttamente una canzone, vi farò sentire io una canzone di liscio molto bella e poi andremo a vedere tutto quello che c'è da dire sulle scale. Ecco, allora come avete visto, da questa polka si possono capire tante cose sulle scale. Questa è una polka che si chiama La Sfida e in questo primo pezzo della polka, come vi ho appena fatto sentire, sono presenti ben 3 scale diverse e sono anche quelle più importanti, quelle che andremo a vedere nel mio corso e che vi serviranno quindi per poter suonare la fisarmonica negli anni. Sono le scale praticamente più usate, più conosciute, più famose in assoluto. Cominciamo dall'inizio della canzone dove vediamo che c'è questa scala cromatica. Questa si chiama scala cromatica. Quindi vedete che vado a colpire tutti i tasti, bianco, nero, bianco, nero, bianco, bianco, nero e così via. Questa prevede di suonare tutti quanti i tasti assieme, quindi ogni semitono si va a prendere la nota. Do, do diesis, re, re diesis, mi, fa diesis e così via. E di queste scale ne esiste una e una soltanto, si chiama scala cromatica e appunto
va a colpire ogni semitono, quindi tutte le note esistenti dalla prima all'ultima. Poi andando avanti con la canzone, però vediamo che ci sono diversi tipi di scale, perché continuiamo. Ecco, questa, attenzione a questa scala. Ecco, questa è una scala minore perché, come potete sentire, ovviamente intuendo anche dalla mano sinistra, perché a sinistra andiamo a fare Re minore. Quindi Re minore, questa è una scala minore, si sente anche perché c'ha quel che di tristezza nella scala. Ecco, allora questa è una scala minore in Re, quindi sappiamo che è una scala che va fatta in Re, e di diverso rispetto alla scala cromatica, appunto, è che non andiamo a beccare tutti i semitoni, quindi non andiamo a fare... Andiamo a fare... Quindi vedete che ogni tanto abbiamo un tono, ogni tanto abbiamo un semitono, abbiamo Re, Mi, Fa, Sol, La diesis, Do diesis e Re. Come si fa a sapere tutte le scale? Le impareremo man mano, quindi vedremo nelle prossime lezioni tutti i tipi di scala. Partiamo con questa lezione con la scala del Do maggiore e il La minore, quindi per quanto riguarda le scale maggiori con il Do, scale minori con il La minore. Allora, questa era una scala di Re minore, come abbiamo potuto vedere. Adesso andiamo a spiegare a cosa servono le scale. Servono perché, appunto, se noi ci abituiamo a fare sempre dei tipi di scale tutti i giorni o comunque frequentemente, andremo ad abituare la mano a fare sempre quel tipo di movimento, e quindi quando andiamo a imparare queste canzoni come La sfida, che chiaramente è una canzone che andrà imparata molto più avanti, saremo già abituati, la nostra mano sarà già abituata a fare ogni tipo di scala, e quindi qualsiasi tipo di scala ci si presenti davanti, noi non avremo problemi a imparare quella canzone. Continuando però con la canzone della sfida, eccola qua. Vedete che questa è un'altra scala? Vedete che vado a beccare tutti i tasti bianchi. Allora, beccando tutti i tasti bianchi si capisce che questa è una scala di Do. Quindi abbiamo... Quindi la canzone comincia con una scala cromatica, continua verso la fine con una scala di Re minore e poi finisce con una scala di Do. Allora, anche questa è una scala, questa volta è una scala maggiore e siamo, come ho già detto, in Do, ed è la scala che andremo proprio a studiare oggi. Quindi, come vi ho appena spiegato, andremo a vedere tutte le scale, una per lezione, quindi vi lascerò una settimana per ogni tipo di scala per poterla imparare. E adesso allora andiamo a vedere come si compone questa scala di Do, in modo che cominciamo dalla scala più facile, quella che non ha né diesis né bemolle. Vedremo anche quella di La minore che altrettanto non avrà diesis e bemolle, e andiamo a vedere come si fa a fare la scala di Do. Ok, allora mi sono un po' avvicinato con la fisarmonica così riusciamo a vedere come si fa a fare la scala di Do. La scala di Do non ha nulla di complicato perché vede tutti i tasti bianchi, quindi dal Do fino al Do medio. Qui non c'è niente di complicato se non il giro del pollice. Il giro del pollice non l'abbiamo mai visto finora,
e serve appunto sapere come si fa a fare il giro del pollice, perché se vogliamo fare una scala non ci bastano 5 dita, ovviamente con il quinto dito arriviamo solo fino al sol. Per fare quegli ultimi 3 passettini per arrivare fino al do ci serve fare questo movimento particolare che quindi vede una diteggiatura di 1, 2, 3. Poi dobbiamo far passare il pollice sotto al palmo della mano, farlo passare dietro al dito medio per andare a colpire il Fa. Mi raccomando, su questo movimento io ci farò probabilmente anche un video e dovete cercarlo di farlo il più lineare possibile, quindi senza girare il polso, ma cercando di non farlo notare, proprio così. Quindi basta uno spostamento del pollice sotto il palmo della mano. Avendo il pollice sul Fa vi renderete conto che con il mignolo arriverete proprio sul Do. Ok, quindi poi vedremo che sulla scala di Do dovremo arrivare fino al Do, quello alto. Quindi ci saranno ben 3 giri del pollice da fare, però non c'è nessun problema, perché comunque una volta imparato come si fa il giro del pollice vi basta ribadirlo e lo farete per ricominciare l'ottava superiore del Do, quindi così. Attenzione che nella parte a metà, dove c'è il Do medio, dovrete fare il giro del pollice però dopo il quarto dito, quindi la diteggiatura è proprio questa. Quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Poi avete ancora 1, 2, 3. E poi 1, 2, 3, 4, 5. Poi tornando indietro ovviamente è l'inverso, quindi avete 4, 3, 2, 1, poi avete 3, 2, 1. Stavolta il movimento da fare è quello di portare il medio davanti al pollice. Quindi pollice medio. Una volta arrivati sul Do, quello a metà, dovrete fare passare con il quarto dito, quindi con l'anulare. E poi ancora col medio. Ecco, questa è la costruzione appunto della scala di Do. Sul libro avrete tutte le diteggiature a disposizione, quindi affidatevi sempre a quelle. Allora potete fare questa scala di Do per tutta settimana senza metronomo, così ve la preparate per bene, per capire un po' com'è. E poi dalla prossima lezione andremo a vedere anche la scala del La minore. Eccoci, allora purtroppo le cose da dire erano davvero tante sulle scale, purtroppo o per fortuna, quindi per la lezione di oggi non riusciremo a vedere anche le scale minori. Questa sarà una cosa che vedremo nella prossima lezione, quindi per ora teniamoci sulla scala di Do maggiore, che è la più importante. Per quanto riguarda la scala cromatica la vedremo alla fine di tutte le scale, quindi anche quella sarà una scala che andiamo a imparare, quindi dobbiamo fare sempre una cosa alla volta per capire un po' come girarci. Ora andiamo a vedere come sempre l'esercizio della tecnica. Quest'oggi è toccato al numero 6, quindi torniamo indietro sugli esercizi di tecnica che facciamo solitamente e passiamo a vedere come si fa a fare questo numero 6. Partiamo con una velocità di 50, che è la velocità migliore per cominciare a imbastire un esercizio, e il 6 è molto simile all'esercizio numero 5, adesso sentirete perché. Andiamo a sentire come si suona il numero 6 della tecnica.
Bene, questo era il 6 della tecnica, quindi adesso andiamo avanti con il nostro metodo Berben e andiamo a vedere che nei nostri esercizi di agilità, l'ultima volta eravamo arrivati al numero 114, adesso abbiamo il numero 115 che è ancora più bello del 114, non è affatto più difficile, secondo me il 114 era più difficile, e anche oggi andiamo a suonarlo dapprima solo con la destra per vedere come suona, poi andremo a suonarlo mani unite, destra più sinistra, con un metronomo che parte sempre da questi 52-54 e arriva fino a una velocità di 60. Allora adesso ve lo farò sentire prima solo destra e poi con le mani unite. Bene, questo era dunque il numero 115. Fatevelo per tutta la settimana, andate lentamente, mi raccomando, rispettate l'avanti e indietro del mantice, che quella è la cosa più importante. 2 ad aprire, 2 a chiudere, come ho fatto io, e rispettate, cercare di fare il possibile per rispettare le legature e gli staccati, perché anche quelli non sono scontati, ragazzi. Cioè, abbiamo sempre degli staccati ogni tanto invece vedete che tengo la nota lunga, quelli non sono dei casi, quelli sono appunto la lettura esatta dello spartito e sarebbe bene seguirla pari pari, perché poi quando andremo a trovare spartiti dove ci sono note puntate e note non puntate è importante saperle riconoscerle e sapere svolgere quindi la canzone in modo adeguato. Adesso ho già aperto il metodo Lanaro perché dobbiamo andare avanti con i giochi d'acqua. I giochi d'acqua ci eravamo fermati al secondo pezzo fatto a 60 di metronomo. Oggi facciamo uno step successivo, andiamo a suonarlo a 69 di metronomo. Come vedrete andrò a farvi tutti e due i pezzi, il primo e il secondo, e poi nuovamente il primo. Questo perché, come vedete, arrivando alla fine della canzone c'è scritto un da capo al fine, quindi significa che bisogna tornare da capo e arrivare fino al fine. Il fine, la scritta fine, è alla fine proprio del primo pezzettino, quello che avevamo studiato ancora nella prima lezione dei giochi d'acqua. Quindi andrò a farvi il primo pezzo, il secondo pezzo e nuovamente il primo pezzo a 69 di metronomo, perché comunque essendo che l'ultima volta l'abbiamo fatto a 60, qui partiremo dal 63, passeremo per il 66 e poi la velocità finale sarà 69. Nella prossima lezione andrò a tirarlo ancora su di metronomo e molto probabilmente sarà l'ultima lezione dove farò i giochi d'acqua. Ma adesso andiamo a sentire un po' come si suona.
Bene, allora anche per oggi la lezione finisce qui. Spero vi sia piaciuta questa lezione particolare sulle scale e su cosa servono le scale, che i miei esempi vi siano serviti per capire un po', insomma, come entrare nell'ottica delle scale, perché adesso dovremo darci dentro e cominciare a studiare una ad una tutte le scale esistenti, che ce ne sono un bel po'. Quindi diamoci dentro, dalla prossima lezione vedremo anche la scala minore, ma fino ad allora io vi auguro una buona settimana e ci vediamo nella prossima lezione. Statemi bene, un saluto a tutti quanti. Ciao ciao!